Ciao, come ti chiami? Goku. Vegeta. Cognome? Che cos'è? Qualcosa da mangiare? Perché sto morendo di fame. Noi sai, abbiamo solo il nome. Quanti anni hai? Vediamo, 1, 2... Urca, quanto tempo è passato? Beh, tra la vita e morte credo 55 anni. Perché me lo chiedi? Fatti gli affari tuoi. Maschio o femmina? Beh, maschio. Maschio, vuoi controllare? Hai mai baciato una donna? No? Sì, ma come? Non hai mai baciato una donna? È al matrimonio. Invece era il buffet. Di quanti centimetri è la stempiatura di Vegeta? Non voglio dirlo, ma la metà della sua altezza. Dillo di nuovo se hai coraggio. Ho una conciatura perfetta e non devo dare conto a nessuno. Disse quello che non si lava i capelli. Riesci a trasformarti in Super Saiyan di terzo livello? Io sì, domanda da Vegeta. No. Con chi? E com'è stato il vostro primo approccio all'altro sesso? Ma la smettiamo con queste domande intime. Beh, vediamo. Sì, con Bull. Con chi? No, volevo dire Kiki. Ecco, Kiki, con chi altro secondo te? Sai chi è veramente tuo padre? Sicuramente un Saiyan. Poi non lo so, poco mi importa. Era il re dei Saiyan. Vegeta, quando raggiungerai l'ultra istinto? E Goku, conosci Saitama? Per questo dovete attendere un po'. Chi? È forte questo? Ditemi che è più forte di Jiren e che così mi fate venire la pelle d'oca. Quali sono le vostre parole preferite? Non le ho. Parole? Beh, io non ho delle parole preferite. Ma se mi chiedono qual è il mio piatto preferito, so come rispondere. Goku, come ci si sente ad aver sbloccato l'ultra istinto? A dire il vero non lo so. La prima volta non me ne resi conto. Senti solo una forza incredibile. Vegeta, come ci si sente a stare con la seconda donna più bella di Dragon Ball? Anche in questo caso sei secondo. Sempre meglio di tua moglie. Ma ad un certo punto arriverete ad una forma finale? O continuerete a sbloccare nuovi livelli per l'eternità? Il mio obiettivo è diventare sempre più forte e di battere nuovi avversari altrettanto forti. Non devo aggiungere altro. Ha risposto Kakarot. È nella nostra natura. Perché lo chiami sempre Kakarot? Non è meglio Goku? È il suo nome Saiyan e tale deve essere chiamato. Beh, non ha tutti i torti, ma preferirei che mi chiamasse Goku. Perché non avete mai pensato di riportare le vostre famiglie in vita? I miei genitori, come ho già detto, non li ho mai conosciuti e in tutta la mia vita non mi sono mai interessato a loro. La mia unica famiglia era nonno Gohan. Mi farebbe piacere rivederlo, ma preferisco farlo riposare in pace, essendo che ha già dato tanto su questa terra. Noi Saiyan non ci leghiamo mai ai sentimentalismi. Quando vi siete arrabbiati? Veramente? Io durante lo scontro contro Zamasu e Black. Non erano Kiki o Goten del mio tempo, ma comunque sono sempre la mia famiglia. Beh, io... Vegeta, tu sei sempre con i nervi a fior di pelle. E con ciò... Che ti basta poco per farti esplodere. Ah sì, mi ricordo, si arrabbiò tantissimo quando Lord Biso schiaffeggiò sua moglie. Vuoi assaggiare lo stesso pugno che diedi a Lord Virus? No, non ci tengo, grazie. Ma come fate ad avere quei capelli? Boh, non lo so, io mi sveglio così al mattino. Guarda, questa è la forma del mio cuscino. Ultra Gel. Avete mai fatto spot pubblicitari? Cosa sono? Gillette Sirius. Qual è la vostra fusione preferita? Io odio fondermi con Kakarot. Non voglio condividere la mia forza con altri. Nemmeno a me piace fondermi, ma in caso di necessità o di pericolo dobbiamo farlo. Tra le due comunque preferisco quella danzante, perché uno, dopo una mezz'ora possiamo dividerci. Due, con la fusione Potara il nostro primo contatto sono i genitali e fa un male cane. Goku, ti sei battuto con avversari temibili e dalla forza inimmaginabile, ma hai ancora paura degli aghi? Sto benissimo, non devo fare nessuna puntura. Quanto sei fifone. E tu Vegeta, hai ancora paura dei vermi? Io non ho paura di loro, è solo che non mi piacciono. Sono viscidi e strisciano e... non li sopporto. E sarei io il fifone. Ridillo se hai coraggio. Se un giorno doveste affrontare questo essere, Che cazzo è quella cosa? C'è anche la siringa sulla testa. qual è la vostra mossa preferita? Final Flash. La Kamehameha. 2+2? Uno, due... Fatemi domande più semplici. 4. Super Saiyan di quarto livello o Super Saiyan blu? Super Saiyan 4. Super Saiyan C blu. Lui preferisce quell'altra perché è l'unica che può raggiungere. Avete nomi di vegetali e mangiate solo carne. E che significa? Il fatto che mi chiamo Kakarot, che vuol dire carota, non significa che devo essere vegano. Sono d'accordo con Kakarot. Per la terza volta. È nella natura di voi Saiyan rimanere giovani fino a tarda età, ma questo non si ripercuote sulla vostra forza. Fin quando facciamo i culi, nessun problema. Cosa vi ha regalato Babbo Natale? Un soffitto da sistemare. Una nuova stanza gravitazionale. Vegeta, come ci si sente ad aver eliminato un solo nemico? Ne ho eliminati molti di più. Vegeta, la matematica non è un'opinione. Vegeta, come ci si sente ad essersi fatto tagliare la coda da uno dei personaggi più scarsi di Dragon Ball? Ma ce l'avete con me? Se in questo momento aveste la possibilità di esprimere un desiderio a Shenron, cosa chiedereste? Forse in me di un tempo avrebbe chiesto l'immortalità. Adesso voglio solo superare Kakarot con le mie sole forze. Io non ho desideri, sto bene come sto. Goku!
razza di idiota, devi riportarmi in vita! Re Caio, avete ragione, la riporterò in vita. Siete mai stati sedotti da Freezer? Ma non era maschio? Ma che razza di domande sono? Ultima domanda. Chi di voi sconfiggerà Jiren? Per saperlo dovete aspettare. Per la quarta volta sono d'accordo con Kakarot. Perfetto ragazzi, è finita l'intervista. Grazie per averci concesso il vostro tempo prezioso. Urca, ci è voluto molto. Razza di filibustieri! La prossima volta che mi fate domande personali vi distruggo! Vegeta, non ti arrabbiare se hanno detto la verità. Non è colpa loro. Vogliamo controllare? D'accordo. Ragazzi, grazie di aver visto il video fino a questo punto. Se volete un'altra intervista doppia già sapete le prassi e vi invito a consigliarmi nei commenti i nomi di 2 personaggi che vorreste vedere nella prossima parodia. Come sempre trovate in descrizione tutti i miei link social e soprattutto vi ricordo che la sera mi trovate in diretta streaming su Twitch. Ringrazio gli altri doppiatori che hanno partecipato nel video e detto ciò vi auguro un buon fine e un inizio anno sereno. Al prossimo anno!